C'è un limite invalicabile nel nostro universo, una regola così rigida, così assoluta, che se venisse infranta la trama stessa della realtà si strapperebbe irrimediabilmente. Sto parlando della velocità della luce, 300.000 km al secondo. Niente può viaggiare più veloce. Niente può inviare un segnale, un'informazione o una forza oltre questa soglia. Questo è il fondamento su cui si basa tutta la nostra fisica, tutta la nostra comprensione del tempo e dello spazio. Se qualcosa superasse questo limite cosmico, le conseguenze sarebbero devastanti. La causa verrebbe prima dell'effetto. Potresti vedere un bicchiere frantumarsi sul pavimento prima ancora che cada dal tavolo. Eppure, in questo preciso istante, in laboratori sotterranei isolati dal mondo, i fisici stanno osservando un fenomeno, l'entanglement quantistico, che mostra correlazioni istantanee tra particelle, indipendentemente dal fatto che ci sia 1 metro di distanza o l'intero diametro della galassia. Albert Einstein lo chiamava fantasmagorica azione a distanza. Albert Einstein era profondamente turbato dall'azione istantanea, entanglement quantistico, e riteneva che, se fosse stata vera, la meccanica quantistica fosse incompleta o che la sua interpretazione fosse errata. Ma Einstein si sbagliava. Quello che stai per vedere non è fantascienza, è il fenomeno più sconvolgente e rigorosamente testato della scienza moderna. Si chiama entanglement quantistico. E per capirlo, dobbiamo scendere nell'abisso dell'infinitamente piccolo. Immagina di trovarti all'interno di un cristallo speciale, raffreddato a una temperatura vicina allo zero assoluto. Qui dentro, il caos termico si ferma. C'è solo silenzio. Al centro di questo spazio abbiamo un singolo atomo eccitato da un raggio laser. Questo atomo ha troppa energia e deve liberarsene. Lo fa in una frazione di secondo, sparando fuori 2 particelle di luce. 2 fotoni. Ma questi non sono 2 fotoni qualsiasi. Poiché sono nati dallo stesso identico evento, dalla stessa identica reazione quantistica, condividono un legame profondo. Le leggi della conservazione dell'energia e del momento impongono che le loro proprietà debbano bilanciarsi perfettamente. Se uno ruota in un senso, l'altro deve ruotare nel senso opposto. La loro somma totale deve essere 0. Sono nati come un'unica entità matematica divisa in 2 corpi fisici. Sono diventati particelle entangled, intrecciate. Da questo momento in poi, i loro destini sono fusi insieme in un modo che la nostra mente macroscopica fa fatica ad accettare. Ma per capire quanto sia profondo questo legame, dobbiamo prima separarli. Prendiamo questi 2 fotoni appena nati, li incanaliamo in 2 cavi di fibra ottica separati. Il fotone A viene spedito verso nord, viaggiando a 300.000 km al secondo. Il fotone B viene spedito verso sud, alla stessa identica velocità. Si stanno allontanando l'uno dall'altro al doppio della velocità della luce. In un solo secondo c'è già una distanza di 600.000 km tra di loro, più della distanza tra la Terra e la Luna. Fisicamente sono completamente isolati. Non c'è alcun filo visibile che li colleghi. Non c'è alcun campo magnetico che possa fare da ponte. Non c'è alcuna forza conosciuta nell'universo in grado di viaggiare tra di loro abbastanza velocemente da permettere una comunicazione. Secondo la fisica classica, il fotone A non ha modo di sapere cosa stia facendo il fotone B. Sono diventati entità indipendenti, perse nell'immensità dello spazio. O almeno, questo è quello che ci dice il buon senso. Ma il regno quantistico non si preoccupa del nostro buon senso, perché c'è un dettaglio cruciale che non ti ho ancora detto su queste particelle mentre viaggiano. Un dettaglio che cambia tutto. Mentre viaggiano, questi fotoni non hanno uno stato definito. Non sono
rossi o blu. Non stanno girando verso l'alto o verso il basso. Nella fisica quantistica, finché una particella non viene osservata, non possiede proprietà fisse. Esiste in una sovrapposizione di stati. È come una moneta che sta girando a mezz'aria. Non è né testa né croce, è un turbine sfocato di entrambe le possibilità contemporaneamente. Entrambi i nostri fotoni, viaggiando a velocità folli in direzioni opposte, sono monete che girano. Sono nuvole di probabilità. La matematica ci dice che contengono tutte le risposte possibili allo stesso tempo. Questo non significa semplicemente che noi non sappiamo quale sia il loro stato. Significa che l'universo stesso non lo ha ancora deciso. La realtà di quelle particelle è letteralmente sospesa, in attesa di un evento che la costringa a prendere una forma concreta. E quell'evento è la misurazione, l'atto di guardare. Ma cosa succede quando decidiamo di fermare la moneta e guardare il risultato? Preparati, perché è qui che la realtà si spezza. Mettiamo un rilevatore sul percorso del fotone A, un muro di cristallo e silicio. Il fotone si schianta contro il rilevatore. In quel preciso istante infinitesimale, la sovrapposizione collassa. La moneta cade sul tavolo. L'universo è costretto a fare una scelta. Il rilevatore scatta e ci dice: il fotone A ha una polarizzazione verticale o orizzontale. La particella ha finalmente assunto una realtà definita. Ma ecco il fatto sconvolgente. Nel momento esatto, spaccato, assoluto, in cui il fotone A diventa verso l'alto, il fotone B, che si trova a decine o centinaia di chilometri di distanza, nelle dimostrazioni sperimentali, smette di essere una nuvola di probabilità e diventa istantaneamente verso il basso. Non un millisecondo dopo, non un miliardesimo di secondo dopo, istantaneamente. Il tempo impiegato per questa coordinazione è zero. Zero assoluto. Se misurassimo i due fotoni nello stesso identico momento cosmico, troveremmo sempre, nel 100% dei casi, che i loro risultati sono perfettamente opposti e correlati. Come ha fatto il fotone B a sapere cosa è successo al fotone A? Come ha fatto l'informazione ad attraversare lo spazio vuoto a una velocità infinita? Albert Einstein non poteva accettarlo. Per lui, questa azione istantanea era un insulto alla logica. Nel 1935, insieme a due colleghi, scrisse un articolo per smontare questa follia. La loro argomentazione era brillante e rassicurante. Einstein disse: immaginate di avere un paio di guanti, uno destro e uno sinistro. Li mettete in due scatole identiche e le mischiate. Spedite una scatola a New York e una a Tokyo. Chi apre la scatola a New York e trova il guanto destro sa istantaneamente che a Tokyo c'è il guanto sinistro. Non c'è nessuna magia. Non c'è nessuna comunicazione più veloce della luce. I guanti erano destro e sinistro fin dall'inizio, fin da quando sono stati messi nelle scatole. Semplicemente noi non lo sapevamo. Secondo Einstein, le particelle entangled funzionavano così. Avevano delle variabili nascoste, delle istruzioni segrete scritte al loro interno fin dalla nascita. L'universo aveva già deciso il loro destino. La sovrapposizione era solo un'illusione dovuta alla nostra ignoranza. Sembrava una spiegazione perfetta, razionale, rassicurante, ma c'era un problema che avrebbe fatto perdere il sonno alle menti più brillanti del XX secolo. Per 30 anni, la teoria dei guanti di Einstein sembrò inattaccabile. Nessuno sapeva come dimostrare il contrario, fino a quando, nel 1964, un fisico nordirlandese di nome John Bell ideò una trappola matematica geniale. Bell capì che non dovevamo misurare le particelle solo in una direzione, per esempio alto o basso. Dovevamo interrogarle da angolazioni diverse, in modo casuale
e all'ultimo secondo. Immagina di interrogare due sospettati in stanze separate. Se fanno sempre storie perfettamente coincidenti, potrebbero essersi messi d'accordo prima. Ma se inizi a fare domande strane, imprevedibili, da angolazioni inaspettate, e loro continuano a rispondere in modo perfettamente correlato, allora non stanno seguendo un copione prescritto. Stanno comunicando telepaticamente durante l'interrogatorio. Bell scrisse un'equazione, oggi nota come teorema di Bell. Questa equazione tracciava un limite massimo. Se le particelle avessero avuto un piano segreto fin dall'inizio, come i guanti di Einstein, la loro correlazione non avrebbe mai potuto superare un certo numero matematico. Se lo avessero superato, significava che le particelle mostravano correlazioni istantanee, un fenomeno noto come non località, ma non che stessero comunicando informazioni in tempo reale. Il palcoscenico era pronto per l'esperimento più importante della storia della fisica. Negli anni successivi, e fino ai giorni nostri, gli scienziati hanno costruito macchine sempre più complesse per testare il teorema di Bell. Hanno sparato fotoni entangled attraverso fibre ottiche sotto città intere. Li hanno sparati verso satelliti in orbita. Hanno persino usato la luce di quasar distanti miliardi di anni luce per decidere in modo assolutamente casuale quale domanda fare alle particelle. Volevano essere certi, oltre ogni ragionevole dubbio, che non ci fosse alcun trucco, nessuna influenza nascosta locale. E ogni singola volta, in ogni singolo esperimento, le particelle hanno violato il limite di Bell. Hanno risposto in modo troppo perfetto. Hanno superato la soglia matematica. Il verdetto è inequivocabile. Einstein aveva torto. Non ci sono variabili nascoste. Non c'è alcun piano segreto scritto in anticipo. Prima della misurazione, lo stato delle particelle letteralmente non esiste. E quando una viene misurata, l'altra assume il suo stato istantaneamente. Il nostro universo non è localmente reale. Le cose non hanno proprietà definite finché non interagiscono. E oggetti separati da distanze intergalattiche possono essere intimamente uniti. È un fatto scientifico provato. Ma come è possibile? Per dare un senso a questo paradosso, dobbiamo smettere di pensare allo spazio come a un contenitore vuoto in cui si muovono le cose. Lo spazio non è il palcoscenico passivo dell'universo. Nella fisica quantistica, la distanza fisica tra due oggetti entangled potrebbe essere solo un'illusione. Immagina un foglio di carta bidimensionale. Disegni due punti alle estremità opposte. Per gli esseri che vivono sul foglio, quei punti sono lontanissimi. Ma se tu, dall'esterno, pieghi il foglio a metà, quei due punti si toccano. Sono la stessa cosa nello stesso luogo. Alcuni fisici teorici suggeriscono che l'entanglement funzioni in modo simile. Le due particelle potrebbero essere collegate attraverso dimensioni extra o attraverso microscopici tunnel nello spazio-tempo, minuscoli wormhole che sfuggono alla nostra percezione. Quando misuri una particella, non stai inviando un segnale attraverso lo spazio all'altra. Stai toccando la stessa identica entità matematica da due punti di accesso diversi. È come tirare le due estremità di una corda che passa sotto un tappeto. Sembrano separate, ma sotto il tessuto della realtà sono una cosa sola. E questo ci porta a una domanda ancora più inquietante. Fino a poco tempo fa, pensavamo che l'entanglement fosse un fenomeno fragile, limitato esclusivamente a fotoni e singoli atomi isolati nel vuoto. Pensavamo che appena il sistema diventava un po' più grande, un po' più caldo, l'interazione con l'ambiente esterno distruggesse il legame. Questo processo si chiama decoerenza. È il motivo
per cui non vediamo oggetti macroscopici comportarsi in modo quantistico nella vita di tutti i giorni. Ma la scienza sta spingendo questo confine sempre più in là. Negli ultimi anni, i ricercatori sono riusciti a creare l'entanglement tra due diamanti millimetrici vibranti. Hanno entanglato milioni di atomi all'interno di nubi di gas freddo. Hanno persino tentato di entanglare un essere vivente microscopico, un tardigrado, con un circuito superconduttore. Anche se quest'ultimo esperimento è dibattuto, la traiettoria è chiara. L'entanglement non è un bizzarro artefatto matematico confinato nel micromondo. È una proprietà fondamentale della materia. Più riusciamo a isolare i sistemi dal rumore esterno, più oggetti massicci riusciamo a connettere in questa danza spettrale. E se possiamo intanglare cristalli e molecole complesse, cosa ci impedisce, teoricamente, di scalare ancora? Questa connessione non è solo una curiosità filosofica. Sta diventando la base di una rivoluzione tecnologica senza precedenti. Stiamo costruendo l'internet quantistico. Immagina una rete di comunicazione globale basata sull'entanglement. Quando due particelle sono entangled, chiunque cerchi di intercettarle dall'esterno distrugge inevitabilmente lo stato quantistico. È una legge della fisica. Se un hacker prova ad ascoltare la comunicazione, il legame si spezza e le particelle collassano in rumore casuale. Questo rende la crittografia quantistica letteralmente inviolabile, garantita non dalla complessità matematica, ma dalle leggi fondamentali dell'universo. Non solo. Usando questo fenomeno, stiamo realizzando il teletrasporto quantistico. Non stiamo spostando materia fisica. Attenzione! Stiamo trasferendo l'informazione esatta, lo stato quantistico completo di una particella, a un'altra particella distante, distruggendo l'originale nel processo. La particella ricevente diventa indistinguibile dall'originale. Stiamo imparando a manipolare i fili invisibili che collegano la realtà. Quello che un secolo fa era considerato un difetto fatale della teoria, oggi è il motore dei computer più potenti mai concepiti dalla mente umana. Ma qui dobbiamo fare una pausa cruciale. Dobbiamo separare rigorosamente la fisica verificabile dalla fantasia. Se l'entanglement è istantaneo, perché non possiamo usarlo per inviare messaggi più veloci della luce? Perché non possiamo parlare con gli astronauti su Marte senza ritardi? La risposta è spietata. L'universo ha un meccanismo di sicurezza integrato. Ricordi la moneta che gira? Quando misuri la tua particella sulla Terra, ottieni un risultato casuale, testa o croce. Non puoi forzare la particella a diventare testa per inviare un segnale. E poiché il tuo risultato è puramente casuale, anche il risultato istantaneo su Marte sarà casuale. L'astronauta vedrà solo una sequenza di teste e croci senza senso. Per capire che i vostri dati sono correlati, per estrarre il messaggio, dovete confrontare i vostri appunti. E per confrontare gli appunti, dovete inviarvi un segnale normale, magari via radio, che viaggia alla velocità della luce. L'entanglement connette istantaneamente le particelle, ma la natura ci vieta categoricamente di usare questa connessione per trasmettere informazioni utili più velocemente della luce. Il limite di velocità dell'universo resta intatto. L'informazione quantistica è condivisa, ma il nostro accesso ad essa è strettamente limitato dalle leggi della relatività. Questo limite ci riporta alla realtà fisica dei nostri laboratori. Ma c'è un'ultima implicazione, un pensiero che spinge la scienza verso i confini della filosofia. Pensa all'origine di tutto, 14 miliardi di anni fa, il Big Bang. In quel momento inimmaginabile, tutta la materia, tutta l'energia, tutto lo spazio che oggi compone il nostro universo sconfinato
era compresso in un punto infinitamente denso e caldo. Ogni singola particella elementare era a contatto intimo con tutte le altre. Erano nate dallo stesso calderone quantistico primordiale. Se le particelle che interagiscono diventano entangled, allora è fisicamente plausibile che nel primissimo istante della creazione tutto fosse entangled con tutto. Poi l'inflazione cosmica ha espanso l'universo a velocità inimmaginabili, separando questa materia primordiale, creando le galassie, le stelle, i pianeti e infine noi. Dal punto di vista fisico, la decoerenza ha distrutto quasi tutti questi legami primordiali, ma filosoficamente ci lascia un'immagine potente. Forse, a un livello fondamentale e invisibile, i frammenti di quell'unità originale conservano un eco della loro connessione. Forse, la separazione che sperimentiamo ogni giorno tra noi e l'universo è, in ultima analisi, solo una questione di prospettiva. Abbiamo viaggiato attraverso uno dei concetti più difficili e anti-intuitivi che la mente umana abbia mai scoperto. Abbiamo visto che la velocità della luce è un limite assoluto per la trasmissione di informazioni, ma che la natura possiede una rete di connessioni istantanee che operano al di sotto di questo limite. Abbiamo visto che l'universo non ha un copione prescritto, ma decide la sua forma solo nel momento in cui interagisce. E abbiamo visto come questa bizzarria quantistica stia diventando la tecnologia tangibile di domani. Queste non sono speculazioni, sono fatti misurati, calcolati e testati ogni giorno. L'entanglement ci insegna una lezione di profonda umiltà. Ci dimostra che i nostri sensi, evoluti per cacciare e sopravvivere nella savana, percepiscono solo una frazione superficiale della realtà. Vediamo oggetti separati, distanze incolmabili, un universo frammentato. Ma quando accendiamo i nostri strumenti matematici e scendiamo nell'oscurità quantistica, troviamo un mondo dove la separazione è sfocata, dove due cose possono essere una e dove l'azione in un punto dell'universo risuona in un altro, in un silenzioso, istantaneo battito cardiaco cosmico. La prossima volta che guardi il cielo stellato notturno, pensa a questo. Quello spazio freddo e vuoto tra le stelle potrebbe non essere vuoto affatto. Potrebbe essere intessuto da miliardi di invisibili fili quantistici che legano insieme le particelle di mondi distanti in una danza che non potremo mai vedere con i nostri occhi, ma che ora sappiamo esistere con assoluta certezza. La realtà è molto più strana, molto più complessa e molto più profondamente connessa di quanto potessimo mai immaginare. Io sono Renderium e questa è la trama invisibile del nostro universo. Iscriviti per scoprire come funziona davvero il mondo intorno a te. Il prossimo viaggio oltre i confini del visibile ti aspetta.